Salve a tutti ragazzi, oggi ci troviamo in Sardegna, a Capoferrato. In effetti qui volevo girare un video molto particolare, un video dedicato alla pastura. Quando andiamo in un negozio di pesca troviamo tantissimi tipi di pastura, ma è così efficace la pastura? Per capire l'efficacia di questo mezzo ve lo farò vedere in acqua. Qui ci troviamo in una zona dove vi farò vedere abbastanza povera di pesce, ma lanciando della pastura piano piano riusciremo ad avvicinare un gran quantitativo di prede. Questo ci fa capire che in alcuni momenti utilizzare la pastura con alcune tecniche di pesca è davvero fondamentale. Oggi stiamo utilizzando due tipi di pastura, questa me l'ha data Alessio, la super formaggio. Io purtroppo da non amante del formaggio, diciamo, mi sento in imbarazzo anche a nominarla, e la pastura a base di sarda. Vedremo quale delle due utilizzare, magari partiamo con questa, poi vediamo se quest'altra è efficace in maniera differente. Ok, quando andiamo a realizzare la pastura è davvero molto semplice. Possiamo utilizzare un secchio oppure uno di quei contenitori apposta, costano poche decine di euro, 6-7 euro mi sembra. Ci mettiamo un po' d'acqua, poi aggiungiamo la pastura, misceliamo e creiamo, oggi io andrò a creare, diciamo, delle sfere che possono essere più o meno dure a seconda del pesce che vogliamo insidiare. Mi raccomando, poca acqua all'inizio perché è più facile, anzi è anche troppa questa, ne mettiamo davvero poca. Poi ovviamente quello che vi consiglio, vi prendete una bottiglia d'acqua e piano piano l'amalgamate per evitare che diventi troppo molle. Vedete, con quella poca acqua già la pastura in realtà è giusta. Come funziona una pastura? Una pastura funziona essenzialmente perché rilascia dei fortissimi odori nell'acqua ed è difficilmente mangiabile da parte dei nostri pesci, quindi i pesci andranno in frenesia alimentare ma avranno ben poco da mangiare se facciamo la pastura in maniera corretta. Questo a seconda di come la facciamo, poi ve lo spiegherò, la possiamo fare più o meno densa. Se è meno densa la pastura si scioglie nell'acqua e attira i pesci in maniera incredibile che non trovano nulla da mangiare. Se la facciamo un pochino più dura invece i pesci avranno anche di che sfamarsi. Dipende dal fondale, dipende dalla corrente e dal tipo di pesce. Ma oggi per questo esperimento la faremo un pochino più dura e una parte invece sarà un po' più molle per farvi vedere invece come scende in acqua una pastura più molle. Ci vediamo sott'acqua. Prima di iniziare l'esperimento, in acqua ho lasciato una GoPro per circa 15 minuti per osservare il tipo di fauna che era presente. Ho notato saraghi, donzelle e dei piccoli tordi. Ora comincio a lanciare la pastura. In questo caso è una pastura molto solida e nonostante questo parte si scioglie in acqua mentre scende nella colonna. Qui abbiamo circa 1 metro d'acqua. Nonostante tutto si crea del pulviscolo e della sospensione che comincia a tirare i primi pesci. Dopo circa 3 minuti l'acqua è già satura di pastura ed assume infatti un colore diverso. Cominciano ora ad arrivare pesci che fino a poco tempo prima non si erano visti, ossia le occhiate. Dopo circa 7 minuti sposto la GoPro più in basso per inquadrare la pastura rimasta sul fondo. Cominciano finalmente ad apparire i primi cefali. In effetti la super formaggio è una pastura dedicata soprattutto a questo tipo di pesci. Ovviamente i pesci sono ancora spaventati dalla mia presenza e da quella della GoPro, che per loro è un oggetto estraneo e non familiare. I cefali, anche se di piccole dimensioni, sono già entrati in una sorta di frenesia alimentare e cominciano a banchettare sulla pastura che scende. Ancora non attaccano quella sul fondo perché la GoPro li spaventa. Sono ormai passati 15 minuti da quando ho tirato la prima pallina di pastura e non si vedono i grossi predatori. A questo punto decido di spostare la GoPro per fare riprese in un punto successivo.
Non passano che un paio di minuti e noto che in realtà dove era rimasta della pastura c'è un grandissimo aggregamento di pesci. Non solo ci sono i cefali che stanno mangiando, ma si possono notare una o addirittura due cernie che si sono avvicinate incuriosite. Tra queste anche i saraghi che prima erano del tutto estranei, spaventati sicuramente sia dalla mia presenza che da quella di quell'oggetto a loro poco familiare. È proprio adesso che mi rendo conto quanto una pastura sia efficace. Io che per anni in realtà sono stato molto scettico sull'utilizzo di una forte pasturazione in mare. In realtà questo video mi ha fatto capire come sia importante fare una pasturazione giusta per attirare tutti i pesci. Due orate che scappano e si allontanano dal banchetto a causa della mia presenza dimostrano a maggior ragione questa teoria. A pochi metri dal banchetto dove avevo tirato la superformaggio, ho cercato di tirare qualche pallina di pastura umida alla sarda per capire in che modo si sciogliesse in acqua. Questo tipo di pastura non deve essere preparato e può essere lanciato direttamente. La cosa che mi è piaciuta molto è stata la nuvola che si crea nel momento stesso in cui la pallina scende nella colonna d'acqua. Ovviamente tutti i pesci non sono stati attirati perché già stavano mangiando la superformaggio, quindi ho fatto giusto qualche minuto di ripresa per farvi vedere in che modo le palline scendono con questo tipo di pastura. Cari amici, è stata una sorpresa anche per me. Alla fine ho utilizzato quasi solamente la superformaggio. All'inizio i pesci erano un po' scettici perché io giravo intorno per fare delle riprese. Mi sono allontanato un po', c'era di tutto, orate, saraghi e anche due cernie, vedrete tutto nel video. È stata una bellissima esperienza perché anch'io finché non vedo non credo e devo dire che effettivamente la pastura ha fatto la differenza. In un mare dove c'era qualche pesce qui e lì li abbiamo concentrati in pochissimo spazio. Alla fine ho utilizzato un terzo della busta, quindi alla fine neanche tantissima busta. Io ho utilizzato molta pastura perché ovviamente volevo velocizzare un attimino il video. Ha funzionato, ringrazio Alessio per la pastura, poi in descrizione vi scriverò tutto, vi scriverò anche l'attrezzatura che ho utilizzato fra GoPro e altre macchine fotografiche che mi hanno aiutato a fare il video. Mi vedete un po' conciato da sub, ma è l'unico modo per riuscire a essere neutri nell'acqua e poter fare delle buone riprese. Se il video è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto condividetelo. Un abbraccio, alla prossima!